Ciao e benvenuto! Oggi ti faccio vedere come puoi cucire senza la macchina da cucire. Anche se qualsiasi cosa tu faccia, ti consiglio sempre di utilizzare la macchina da cucire. Le cuciture che fa sono sempre molto più resistenti e molto più precise. Detto questo, potresti essere nella situazione di non avere ancora una macchina da cucire oppure di avere un momento critico e non avercela dietro e quindi sapere come risistemare una cucitura che magari si è strappata, che è esplosa, sono successe cose. Allora è bene conoscere questa tecnica. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai da Te e cominciamo subito. Eccoci qua, il nostro pezzettino composto da due strati messi esattamente uno sull'altro. Andremo a cucire qui. Allora, la prima cosa da fare è prendere un po' di misure. Solitamente una cucitura sarà di 1 centimetro, però per farti capire meglio andrò a prendere 2 centimetri. Allora, una volta messi gli spilli, procediamo con il punto indietro. Cosa ti serve per il punto indietro? Normalmente dovresti utilizzare un qualsiasi tipo di filo da cucire classico. Se non hai il filo da cucire classico, puoi accontentarti di un cerato, che è più difficile che tu abbia a casa, però vabbè. Non utilizzare mai il filo da imbastire, mi raccomando, perché il filo da imbastire serve per imbastire e quindi fa questo e non ci piace. Lo puoi utilizzare per imbastire le prove, per imbastire le parti dei vestiti. Assolutamente non lo utilizzare sulla macchina da cucire. E se ti chiedi perché te lo sto dicendo, perché è una cosa ovvia, sappi che non è una cosa ovvia perché mi hanno raccontato di aver visto cose del genere. Quello che sto cercando di farti vedere adesso è l'infilatura senza la leccata, che è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. E così è fatta. Detto questo, lo farò con il filo da imbastire semplicemente perché si vede bene sulle riprese, quindi abbi pazienza e andiamo. Allora, come prima cosa sul nostro segno si fa in cima al tessuto, si fanno 2 punti indietro. 2 punti indietro, ovvero 2 punti esattamente uno sopra l'altro, servono per fermare, per fissare la fine del tessuto. Una volta fatto questo, si fa un altro punto più avanti. Ok, adesso cominciamo col punto indietro. Il punto indietro funziona così. Qui siamo usciti, invece che proseguire qui, che è il punto classico, si va indietro un pochino e poi si supera il punto di prima. Eccoci qua. Una volta che hai fatto il punto, togli lo spillo, lo metti nella calamita o nel cuscino, quello che hai, e si torna indietro un'altra volta e si va avanti. Si torna indietro e si va avanti. Non tirare troppo il filo, altrimenti rischia di arricciarti il tessuto se è un tessuto delicato. Cerca di seguire esattamente il tuo segno. Se per caso a un certo punto il segno ti sparisse, lo rifai. Adesso ti faccio vedere cosa succede se invece che fare un punto fitto e regolare vai a fare un punto largo. Se ti stai chiedendo perché sto cucendo con il tessuto appoggiato al tavolo, sappi che c'è un motivo. Qui stiamo unendo due parti piatte. Se stessi cucendo una parte di tessuto più lunga rispetto all'altra, allora l'avrei preso in mano. Ma facendo fare questa cosa, questo lato del tessuto fa più strada rispetto a questo, cioè esageriamo, così. Quindi
qua giù poi mi mancherebbe, e quando due lunghezze sono esattamente uguali si fa piatto, tranne rarissime eccezioni. Te lo puoi anche spostare per lavorare meglio. Allora arriviamo alla fine e in teoria si fanno 2 punti indietro. Nel caso ti finisse il filo e non hai modo di fissarlo, riprendi di nuovo il filo, rifai il trucchetto di schiaccio le dita, infilo il filo, niente leccate, rientri, lasci un pezzettino, rifai un punto indietro e poi prosegui per quanto ti serve. Andiamo quasi subito e alla fine si fanno 1 e 2 e poi si taglia con le forbici. Qui abbiamo il punto molto rado, qui c'è il punto fitto. Cosa succede quando si va ad aprire? Vedi? Qui hai un punto che ti regge. Ora, è fatto con un filo da imbastire, si vede poco, cioè l'ho tirato poco, giusto per farti vedere anche dalle riprese. Questo è quello che succede invece con un punto lungo. Ti regge comunque, però vedi che se io ora andassi a stirarlo, anzi vado a stirarlo, tieni sempre il ferro acceso quando vai a lavorare, quindi stirato aperto, e questa è la nostra cucitura. Allora, questo è il lato dal quale abbiamo cucito, quello che tenevamo appoggiato, quest'altro invece è quello dal quale, cioè il dietro, quello appoggiato al tavolo. Se le linee non sono quasi esattamente una sopra l'altra, sappi che potresti avere dei problemi e ti conviene sfarlo. Allora, rimettiamolo come era prima, lato con i punti stretti, lato con i punti radi. Quindi, qui ti si allarga così, qui ti fa questo. Quindi mi raccomando, punti addirittura più stretti di questi. Mi raccomando, non il filo da imbastire. Grazie per essere rimasto con me fin qui, spero che questa informazione ti sia stata utile. Se ti è piaciuta metti un mi piace, ne trovi altre simili sul mio canale Cosplay Fai da Te, su YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Io sono Veronica Forconi e ci vediamo presto, ciao!